Che ragazzi terribili questi dell'Academy. Sono rimasto impressionato dalla loro velocità e talento che hanno dimostrato durante le libere e le qualifiche. Sull'asciutto il secondo ha stampato il mio stesso identico tempo. Un chiaro attacco frontale al loro maestro, che di sicuro non si tirerà indietro in queste due gare che saranno ultra combattute, grazie alle scie e alla parità di prestazioni delle Vespa Sprint 180 kittate Malossi. C'è solo un problema, sta piovendo. I ragazzi sapranno gestire queste difficili condizioni battendo il loro coach? Vi presentiamo un'autentica novità, la prima edizione della Malossi Racing Academy, il mito immortale della Vespa che spinge la sua tradizione di emozioni tra i cordoli dei trofei. 5 gare da 2 manche ciascuna, motore 4 tempi, 180 cm3 con il Malossi Racing Academy che vede protagonisti 10 piloti più di volta in volta un influencer. Oggi in griglia di partenza pole position Luca Maurizio Salvadori. Ti fermo un attimo perché è quasi tutto pronto per la partenza. Vediamo la griglia. Luca Salvadori, Michele Beretta e Gianluca Fraguglia in prima fila. Intanto sono partiti, gara 1 di finale naturalmente per quanto riguarda la Malossi Racing Academy. Come al solito, una mia partenza non è una mia partenza se non perdo qualche posizione. È principio, è una regola. Comunque vediamo un po' come se la cava, lo studierò un attimino e a quel punto proverò l'attacco, senza rischiare perché su questo fondo molto scivoloso con le Vespa devo ancora capire dove è il limite anch'io. Il battistrada è veramente stretto ed è incredibile quanto grip abbiano. Prima volta per tutte in queste condizioni, vediamo i ragazzi quanto vorranno usare. Attenzione perché vedo qua davanti che già si stanno un po' delineando forse le sorti perché c'è qualcuno che va in fuga. Allora, in fuga intanto troviamo il battistrada Luca Salvadori con il numero 23, tiene testa quel Michele Beretta che nelle qualifiche aveva fatto registrare lo stesso tempo e vedete praticamente è attaccato. Possiamo ampiamente dire che sta facendo da battistrada Luca Salvadori e Michele Beretta gli tiene testa, poi più staccati inseguono in 3 via via tutti gli altri. È incredibile quanto conti con queste Vespette la scia, cioè basta essere attaccati almeno a 10, 15, 20 metri sul rettilineo e vieni risucchiato nell'iperspazio. Difatti questa volta è un peccato non aver corso sull'asciutto perché sarebbe stata una gara alla Moto3 ma all'ennesima potenza. Mamma mia, che imbarcata! Ci stavamo divertendo sorpassi contro sorpassi e l'ho persa per un attimo davanti. Qui è una specie di semi-cavatappi e quando va a scaricarsi il davanti, meno male. Se il coach si fosse steso sarebbe stata una figura pessima, a dir poco.
posizione. Intanto abbiamo Beretta in testa che si è messo davanti a Luca Maurizio Salvadori. Allora adesso io provoco, perché l'esperto sei tu rispetto al sottoscritto, e ti dico: Luca Salvadori fa da traino, ma il suo impegno in questo momento può essere massimo? Allora, l'impegno di un pilota è sempre massimo e io dico sempre: non esiste un pilota che non corre per vincere. Può esistere un pilota che corre e non riesce a vincere, ma se non hai in testa la vittoria non sei un pilota. Ciò premesso, sicuramente Salvadori ha un'esperienza che con ogni probabilità Beretta non può ancora vantare, e non escludo neanche che lui voglia studiare l'avversario. Comunque adesso vediamo che si sono rimescolate le posizioni davanti, perché c'è un'altra volta Salvadori in testa. Intanto là davanti continua la battaglia tra Salvadori e Beretta. In terza posizione appunto Fioretti ancora. Beretta prova all'interno a passare e ci riesce, ma questo ti fa capire quanto dipende dal pilota. Abbiamo visto Salvadori girarsi perché a questo punto è a contatto visivo il suo inseguitore, per cui deve anche iniziare a guardarsi le spalle. Adesso, devo essere sincero, un po' di margine ce l'ho, me lo tengo proprio qui nel taschino per gli ultimi giri, per dare lo strappetto, anche perché bisogna stare attenti, perché qui dietro qualcuno sta arrivando. Il numero 5 da dove è spucato esattamente? Vabbè, adesso è veramente l'ora di levare le tende. Dai, sono contento, veramente bello, ho fatto l'ultimo giro che, come vi dicevo, avevo un po' di margine, quindi me ne sono andato, ma la cosa che più mi fa piacere è girarmi indietro e vedere come questi ragazzi si sono divertiti tantissimo, si stanno dando delle pacche sulle spalle, si stanno stringendo le mani, si stanno facendo i complimenti a vicenda, ed è questo lo spirito del motociclismo che dovrebbe esserci sempre. Quindi direi che, almeno per gara 1, l'obiettivo è centrato. Sono veramente contento che Malossi abbia tirato su questa Academy, perché oltre a insegnare ad andare per le prime volte in moto, in scooter, chiamateli come volete, si insegna la bellezza di questo sport e le emozioni che dà. Prima gara sulle Vespa andate, divertentissimo sportellarsi con questi ragazzi, soprattutto in questa condizione che a me piace un sacco. In ogni caso sono stati veramente bravi, poche fatture, cosa che non è così scontata assolutamente. Adesso mi hanno già promesso battaglia per gara 2, ma non gliela lascerò vinta facilmente. Quando mi prendevi da scia e mi passavi e staccavi da solo, cosa pensavi? Goduria. Tutti godono a passarmi, va bene. Dopo li rimettiamo in riga. Pronti per gara 2, adesso i ragazzi di esperienza ne hanno fatta, non hanno più scuse, quindi mi aspetto molte più persone lì davanti a lottare per la vittoria. Possiamo andare con la regia a rivedere
la griglia di partenza con la pole position ovviamente appannaggio di Luca Salvadori nelle prove 1:29.499 e lo stesso tempo di qualifica per Michele Beretta che parte ovviamente in prima fila insieme anche a Gianluca Fraguia. Tutto pronto per la partenza agli ordini del direttore di gara Sergio Zanetti, eccoli qua partiti e naturalmente in bocca al lupo anche da parte nostra per questi giovani 10 piloti alla loro primissima esperienza, gruppo subito ovviamente da decifrare perché è ancora molto compatto. Niente, i miei 93 kg con tutta casco e tutto, queste vespette si può dire che li sentono. Partenza come al solito al bacio. Lì davanti non stanno scherzando per niente, il primo sta allungando, quindi devo muovermi perché sennò qui il coach rischia di fare una brutta figura. La notizia potrebbe essere che Luca Salvadori è partito un po' in surplus, come si dice, perché attualmente occupa, se non sbaglio, la terza o quarta posizione. Adesso andremo ad essere più precisi con il primo strappo tentato da Michele Beretta e da Gianluca Fraguia. Sì, sembra essere il terzo in questo momento Salvadori, se ne ha 2 davanti, vediamo di capire chi sono. Seconda posizione, adesso andiamo a prendere il primo perché ha preso un po' di vantaggio e fare un errore è veramente facile. Adesso hammer time e andiamo a prenderlo. Si ripropone la sfida di gara 1, ma questa volta non voglio rischiare, mi metterò davanti e cercherò di levare le tende il prima possibile. Ecco, intanto abbiamo un fastest lap che è stato segnato da Salvadori con 1:38 e 2:69. Siamo comunque ben distanti dalle prestazioni, come abbiamo detto, ottenute con condizioni dell'asfalto neanche paragonabili a quelle da adesso. Esagerato, ha cercato di girarla troppo forte nel destra e lì è veramente un punto stronzissimo. Comunque questa Academy serve per fare esperienza, per far acquisire fiducia ai ragazzi e soprattutto per fargli imparare dagli errori. In ogni caso, scivolatina stupida, poco guadagno per la ditta demolizioni. Sarà per la prossima volta, anche perché con queste Vespa fare tanti danni è veramente difficile e diciamo che è un valore aggiunto per chi corre il campionato, ma per la ditta demolizioni non lo è affatto. Non possono che centrare la bella performance sicura, tranquilla, anzi aggiungerei attenzione, abbiamo Salvadori. il replay della scivolata. Sì, è stata una bella scivolata che ha visto il pilota anche
compiere una sorta fare di il ruzzolone. capriola, ma si è prontamente rialzato senza particolari problemi, tanto da rimettere in pista il suo mezzo. Poi troviamo Bertaglia, Fioretti, Maiani, Ascemi, Ruberto e Milan. Intanto abbiamo un altro giro veloce che ormai sembra essere diventato il suo hobby oggi. Secondo no? me Luca Salvadori ci ha ascoltato e non ce l'ha voluta dare vinta, perché sta migliorando. Sì, sarà di in giro. cuffia che ascolta la nostra diretta. Prima posizione anche in questa gara, ci sta, ne avevo un pochino di più, queste sono le mie condizioni, ma non vedo l'ora di rientrare in pista con i ragazzi dell'Academy, non il prossimo appuntamento ma quello dopo al circuito Tazio Nuvolari, dove avranno una gara di esperienza in più ancora e dove sull'asciutto secondo me mi daranno del filo da torcere, poco ma sicuro, e non vedo l'ora di battagliare con loro scie contro scie sportellate. Ci vediamo lì e adesso basta consigli, se no la prossima volta mi fregano di sicuro.